E salve a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo appuntamento alla nostra Universe Mode. Oggi è arrivato il giorno di Wrestle Dynasty 3, signori. Ormai è arrivata la terza edizione di questo magnifico pay-per-view, rigorosamente sempre al Tokyo Dome, che unisce New Japan Pro Wrestling, WWE, AEW, CMLL e Ring of Honor, ragazzi, le principali federazioni mondiali, signori. Altro evento interbrand della nostra Universe Mode, come tanti ne avevamo fatti soprattutto nella seconda stagione, ma anche nella prima, come in questa terza. E questo direi che nella nostra Universe Mode è uno degli eventi più attesi, perché c'è proprio il meglio delle varie federazioni, con match titolati di tutte le federazioni, scontri interbrand praticamente al completo, tranne 2 incontri quest'anno. E ragazzi, io spero che vi siete visti gli scorsi Wrestle Dynasty. Nel caso, se no, andate nelle playlist del mio canale, avete il best of, che sono le 2 playlist con il meglio delle 2 passate stagioni. Questa è la terza. Ma ragazzi, banda alle ciance, eccoci qui signori al Tokyo Dome e iniziamo con un match che promette di scaldare il pubblico come ogni opener dovrebbe fare, signori. From Mexico City, Mexico, weighing in at 228 pounds, Mills Tyson! E eccolo qui, Mistico. Questo opener, questo match d'apertura sarà un 3-way match. Mistico contro Re Mysterio contro Cesaro, valido per il titolo massimo del Consejo Mundial de Lucha Libre, cioè la federazione numero 1 del Messico, detenuto proprio da Cesaro, membro, come sapete, c'è chiaramente il wrestler del CMLL. Questi sono tutti i wrestler del CMLL in questo opener, però chiaramente, come sapete, Cesaro fa molte escursioni tra Ring of Honor ed è un membro onorario della Don Callis Family. Ecco però anche il Re Mysterio, ex WWE, quest'anno è tornato in Messico, seconda avventura in Messico nella nostra Universe Mode per lui. Qui Re Mysterio, un wrestler che ha lottato ovunque, grande leggenda della lucha libre. E ragazzi, qui al Tokyo Dome in Giappone abbiamo proprio questo evento che a me è uno dei miei preferiti. Poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ovviamente. E buon Wrestle Dynasty a tutti. E ecco che entrerà per l'appunto campione del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo stregone del CMLL, Cesaro. Proprio lui, signori. And introducing the champion, representing the family from Monterrey, Mexico, weighing in at 208 pounds, the classic Lucha Libre World Heavyweight Champion, Keith Zero! E eccolo qui, ragazzi. Cesaro che ha strappato il titolo proprio a Eddie Guerrero, 2 volte campione mondiale di queste massime CMLL, in una puntata del viernes spettacolare del Consejo Mundial. Loro avevano avuto già un match nel pay-per-view della Ring of Honor Super Card of Honor, ma era finito in parità, e quindi è servito un rematch, volta avvenuto in Messico, e ha visto la vittoria di Cesaro e il cambio di cintura. Ecco qui la grafica, e ci ricorda che questo match è valido per il titolo dei pesi massimi del Consejo Mundial de Lucha Libre, il titolo più importante della federazione messicana. Adesso che alza il titolo al cielo. E ragazzi, ve l'ho già detto prima, a maggior ragione ve lo dico ora, che inizia proprio adesso il primo incontro di questa carta molto lunga, come si addice d'altra parte a Wrestle Dynasty. Buon Wrestle Dynasty a tutti. Abbiamo 3 grandi lottatori mascherati nella tradizione più classica della lucha libre messicana.
al CMLL a aprire lo show, una delle 5 federazioni che rendono possibile ogni anno le creazioni di questo fantastico evento, sempre al Tokyo Dome. La serie di mosse sulle Mysterio, poi arriva il Mistico che va un po' vuoto. Una doppia mossa su Re Mysterio, doppia Russian leg sweep, la Spanish Fly su S0, direi che è iniziato una bella sequenza di mosse questo incontro. Dropkick, signori miei, attenzione, Mistico prende un oggetto, un martello da fabbro, mentre si sta trovando, va a sottomettere lei, ma riesce a liberarsi lei. Mamma mia, è tornato DDT su S0. Rey, mamma mia, che mossa spettacolare, ragazzi. Solo uno però, non basta. Ribalta al tentativo di probabilmente powerbomb che voleva fare S0. Poi attenzione Mistico, cosa succede qui? Ma ha sfidato le leggi della fisica, l'applicazione di questa manovra di sottomissione. Fosse liberato Rey, ma per la di S0 evita il cazzo qui. Attenzione qui, la mistica di Mistico, la mossa finale, la presa finale di sottomissione, ma Rey si libera, grande qualità. Vediamo ovviamente fatto un match senza a 3, un match senza squalifiche. Giusto perché l'ho studiato perché il mio occhio è caduto sul martello. Sì. Bene. Colpisce ancora. Ha colpito, ha dato dei bei colpi col martello da fabbro, Mistico. Adesso S0 su Re Mysterio. Attenzione, prova la sottomissione tipica S0, in difficoltà Mistico. Riesce a liberarsi però. Ragazzi. Mamma mia ragazzi, spettacolo. Un ritmo abbastanza, ovviamente come ci si poteva aspettare, rapido. Mamma mia, backbreaker devastante, potrebbe essere la fine, potrebbe mantenere il titolo S0. 1, 2, Mistico ragazzi, dice no. Poi S0 si va a prendere un oggetto, ma vicino al Rey che però si disinteressa e fa all'errore perché dalle spalle poi S0 e ben colpito. Ingenuità qui, non da Re Mysterio. Mistico prova lo schienamento su Rey, attenzione qui, 1, 2, no, dice no Re Mysterio.
Wow, non sa cosa è successo, ma è sincero, perde sangue dalla fronte dopo quel colpo. Sono sincero, prova a portare le corde, ma no, serie di gomitati, si salva Mistico. Attenzione, va con le sue classiche mosse. Ole, spettacolo puro. Attenzione a Re Mysterio però che è pronto. Ma Mistico è pronto anche per lui? Ed è pronto a volare ancora. Attenzione, eccolo qui. Ole. A vedere a tutti, non che ci fosse bisogno. Sono grandissimi doti atletiche. Attenzione sincero, una mazza da baseball, ma che mossa che ha fatto Ray, l'ha disarmato completamente. Che ritmo ragazzi, adesso una mazza da baseball, colpisce Mistico, ancora e ancora, massacrato Mistico, mamma mia, distrutto. Oh, attenzione perché c'era il Mysterio con la hand stick, colpisce Cesaro. Che succede qui? Un po' in bug e Cesaro. Mamma mia, sanguina Mistico adesso. Attenzione, una culla improvvisa, ma Ray si era rialzato proprio in quel momento. Tempismo sbagliato per Mistico. Ci ha provato. Colpito. Ragazzi, Mistico è stato massacrato innumerevoli volte da vari colpi, da mazzo da baseball, candle stick, martello da papero. Cioè, attenzione, potrebbe essere un'occasione buona per Ray. No, vuole colpire ancora il Cesaro, il campione in carica dei pesi massimi. Poi, scusate, pensavo andava a spianare qualcuno, invece no, attenzione, Ray avanza. Cesaro, no. Oh, neckbreaker. Dita negli occhi, attenzione di Ray. Oh, che mossa incredibile. Springboard, diving bulldog. 1, 2. E Cesaro dice no. Esiste il campione, non vuole abbandonare la struttura in questo opener decisamente spettacolare di questo Wrestle Dynasty 3. Attenzione Cesaro, body slam, sì, vorrà provare un volo. Attenzione, e Cesaro, potrebbe essere la fine. 1, 2 e 3. Ray Mysterio non ce l'ha fatta in tempo ragazzi, e Cesaro sconfigge sia lui che Mistico e rimane campione mondiale dei pesi massimi del CMLL. Classic Lucha Libre World Heavyweight Champion Heath Zero. E inizia così ragazzi il nostro Wrestle Dynasty 3 con una conferma, bella vittoria del campione mondiale dei pesi massimi e Cesaro. Sarà contento anche Don Callis che non l'ha accompagnato ma avrà osservato da lontano. Ma va bene così ragazzi. Secondo incontro signori, tag team match AEW contro Ring of Honor signori. E allora abbiamo questo incontro tra il nuovo Art Business su Strickland, Bobby Lashley, accompagnati da MVP, contro il duo che comunque riscalda anche un po' i cuori visti i passati del Tokyo Dome, AJ Styles e Shinsuke Nakamura, signori. Qui a Wrestle Dynasty 3. E eccoci ragazzi.
entrano i campioni di coppia della All Elite Wrestling, Solo Rican da una parte, Bobby Lashley dall'altra, MVP in mezzo il leader diciamo tecnico, colui che dà il supporto logistico. Introducing the champions, accompanied by MVP at a combined weight of 506 pounds, the All-Star World Tag Team Champions, Bobby Lashley and Sue Rick, the Hurt Business. Nuovo Art Business, ragazzi, eccoli qui. Vediamo se loro hanno dato, diciamo, a fine il grande regno da campione di coppia di Sami Zayn e Kevin Owens in All Elite Wrestling. Poi comunque difese titolate, l'ultima grande difesa titolata contro gli FTR, ma ora si trovano qui a difendere la cintura, questa difesa particolare contro il duo della Ring of Honor. Ricordiamo, come ho detto anche a inizio, a parte due incontri, scusatemi, dove abbiamo wrestler della solita federazione, sono tutti match interbrand nel puro spirito di Wrestler Dynasty, signori. E eccolo qui, uno dei due sfidanti ai titoli di coppia, il re dello strong style, Shinsuke Nakamura. And introducing the challengers, first from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, Shinsuke Nakamura! Carichissimo il pubblico al Tokyo Dome, avevo vissuto grandi momenti quando era sotto contatto con la New Japan Pro Wrestling. Nakamura vado un attimo a sciacquare il viso, raga, perché fa caldo, ragazzi, è estate piena. Ora, per i posteri, non so quando vedete questo video, quando lo vedrete, ma sappiate che questo è un video, come suggerisce anche la data, fatto d'estate, e quest'estate ha fatto parecchio male, non da record però. E ecco anche The Phenomenal, ragazzi, AJ From Gainesville, Styles. Georgia, weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ Styles! Una coppia veramente importante, quasi poetico per chi conosce anche il wrestling reale, persegue la grande coppiata. Insomma, vedere AJ Styles e Nakamura uno accanto all'altro dà sempre una certa vibes. E ragazzi, chi meglio di loro per andare al Tokyo Dome qui per i titoli di coppia? Direi nessuno, signori. E allora prepariamoci a goderci questo incontro valido per le cinture appena menzionate. AEW, i campioni, Ring of Honor, gli sfidanti, signori. Veramente, come fa sempre il Wrestling Dynasty, anche se per chi lo segue non c'è bisogno di specificare, andrò sempre durante gli ingressi a spiegare appunto le varie federazioni, tanto per dare un breve chiaramente recap, chi magari lo sta vedendo per la prima volta o ci può stare, ovviamente tranne nei casi in cui ci sono nei 3 match dove ci sono appunto un match tra atleti della solita federazione, come l'opener vinto da Cicero, dove erano 3 wrestler del CMLL. Ma va bene, ragazzi, iniziamo. Bobby Lashley e Seth Strickland da una parte accompagnati da MVP a bordo ring, dall'altra AJ Styles
e Nakamura. Non si sa perché il cielo è diventato blu all'improvviso, ma vabbè, è tornato nero. Inizia il match, signori. Per il momento i campioni di coppia sono in vantaggio. Ricordiamo, come ho già detto, che l'Art Business ha terminato il regno dal record, direi, almeno in IW, per quanto riguarda l'IW nella mia Universe Mode, Kevin Owens e Sami Zayn. Poi ha difeso il titolo nel pay-per-view successivo. In questo periodo siamo in una maratona, perché sarà una serie di eventi concatenati, ogni 2 settimane c'è un evento speciale, almeno fino al prossimo pay-per-view, cioè dopo questo, poi tutto torna a un ritmo normale. E in questo periodo molto frenetico abbiamo avuto 2 difese isolate, appunto del nuovo Art Business di Swerve Strickland e Bobby Lashley, appunto contro. A World's End abbiamo avuto lo scontro contro gli FTR, e ad Halloween Havoc, l'ultimo pay-per-view, che anche quello, ragazzi, se non l'avete visto vi consiglio di andare a operare, lo trovate insieme a World's End nei video consigliati in descrizione, oltre nella playlist relativa a questa stagione, che trovate anche essa ovviamente in didascalia di questo video, tra i video consigliati. E dicevo, hanno mantenuto i titoli difendendo i contro i Briscoe Brothers proprio da Halloween Havoc. Allora, abbiamo iniziato molto bene l'Art Business, adesso secondo me stanno acquistando campo decisamente AJ Styles e Shinsuke Nakamura, che ci sentano anche per il posto, diciamo, dove siamo qui fuori dal ring. Intanto sostenere i ragazzi e bisognerà stare attenti, perché probabilmente, se lo conoscete bene, il buon MVP troverà qualche ruberia per avvantaggiare i propri compagni. Per esempio, no? MVP che non aveva rimosso il cuscinetto protettivo dall'angolo, si è beccato ora l'Irish Whip, ma AJ Styles è riuscito a contrattaccare un tentativo di spear, la micidiale spear di Bobby Lashley, l'ha riversata in una DDT. Ancora, mamma mia, AJ Styles ha subito 2 volte l'Irish Whip sul paletto esposto, dove c'era il cuscinetto protettivo. Attenzione, Bobby devo sottomettere AJ Styles, ma dice di no AJ. Nel frattempo fuori dal ring continuano a menarsi su Strickland e Shinsuke Nakamura, in vantaggio Swerve. Attenzione, intanto la potenza di Lashley, difficoltà The Phenomenal AJ Styles. Attenzione, House Call, ma poi arriva Nakamura che abbatte Swerve. AJ Styles stava per fare una mossa a Bobby Lashley, poi è arrivata, attenzione, la Styles esce su Lashley. 1, 2, e Lashley dice no, questa è una grande occasione. Insomma, stava provando a fare la Styles Clash, è arrivato Swerve, ha provato a fare l'house call, ma poi è arrivato Nakamura e l'ha steso. Attenzione, ancora AJ Styles e Lashley sul ring. Crossbody, ci sentano ora i 2 sfidanti, vogliono portare a casa le cinture. Tanto MVP, attenzione, ha provato a fare qualcosa, ma l'arbitro l'ha subito rispedito indietro, l'ha subito ammonito. Serie di altra constatazione di potenza, di
Almighty Bobby Lashley, uno dei due campioni di coppia della All Elite Wrestling. E ragazzi, quel paletto esposto, ancora l'arbitro non l'ha messo a posto, ma il combattimento si svolge sempre lì, non ha tempo l'arbitro di andare a rimettere a posto il cuscinetto. Le air sweep in quella parte lì fanno il doppio del male sul ferro esposto, insomma. Ora volevo dire sulla Strickland in difficoltà perché è un 2 contro 1, Bobby Lashley cappò fuori dal ring. Kinshasa su Bobby Lashley, attenzione qui, 1, 2, mamma mia, c'era solo Strickland, era sfunnato. Bobby Lashley stava intervenendo, ma Nakamura se ne è accorto con dei riflessi incredibili, è andato a segno con la Kinshasa, la sua mossa finale. Si è salvato un'altra volta. Bobby Lashley ha subito due mosse finali, una 6 splash da Jay e questa da Nakamura. Dando l'arbitro è andato a rimettere al posto il cuscinetto protettivo finalmente. Poi sul ring sono rimasti per la maggior parte del tempo Bobby Lashley e AJ Styles. Apparenza del bordo ring e sembra essere il regno di Strickland e Nakamura, ma fuori da ring non si può schienare né sottomettere. Quello che conta è dentro il quadrato. Mamma mia ragazzi, bel match. Attenzione, vuol provare una side splash. Attenzione Jay, no, sì, a segno, sanguina anche Lashley. Attenzione, 1, 2, no, 2,99 ragazzi, cioè questo davvero sembrava un 3, 2,99 ragazzi, cioè questo ma una frazione di secondo questo era 3, incredibile. Attenzione su Strickland, non è finita per i campioni di coppia, proprio per un niente. Attenzione, una Kinshasa, ribalta tutto Bobby Lashley con questo sgambetto. Sono swerve parte, abbatte e anche Lashley. Mamma mia ragazzi, che incontro di coppia questo, che match qui al Tokyo Dome, qui a Wrestle Dynasty 3, presentato, ricordiamo, New Japan, AEW, WWE, Ring of Honor e CMLL. Posto proprio da presidente organizzativo guidato da Stati Uniti, Giappone e CMLL qui a Tokyo. Il MVP a dare diretto all'arbitro, non si sa bene, probabilmente stava provando una furteria. Colpire Nakamura e Strickland scusatemi, AJ Styles. Ottimo momento per gli sfidanti, pessimo per i campioni. Attenzione però Bobby Lashley, la Dominator fuori dal ring. No, sembrava la Dominator, ma dove fa più male, fuori dal quadrato, Nakamura è fatto distrutto. La mossa l'ha sentita particolarmente. Mamma mia ragazzi, adesso un match della vita questo qui per Nakamura e AJ Styles in particolare. Spear! Viene tranciato in due dalla Spear di Bobby Lashley. No, attenzione qui. Oh, AJ si salva perché Nakamura era tenuto d'occhio da... Attenzione, prova lo schienamento qui su Nakamura. Oh, anche Nakamura dice no. Mamma mia ragazzi, che match, uno dei migliori
serie di match di coppia, sicuramente sapere nei momenti qual è il vostro preferito. Attenzione ancora, la dimostrazione di potenza su AJ Styles, il pericolo ora del Phenomenal. Attenzione, prova la Spear, lo trancia in due, ragazzi, è finita qui, ma Nakamura Swerve non se ne accorge, mamma mia, attenzione, però viene preso in consegna. Oh, 1, 2, Nakamura, mamma mia che match, stanno tirando su questi due team. Poi andando all'arbitro si sta rimettendo a posto lo scelto positivo. Attenzione, cosa va Nakamura? Uno, ma interviene Bobby Lashley. Momento giusto. Attenzione, Kinshasa su Lashley. No, evita Lashley. Era una buona occasione perché su Ziggler rotolato fuori dal ring non poteva intervenire. Attenzione, che sta succedendo qui? Prova Lashley, ma c'è Nakamura. Strong style, stile strong style per Nakamura sulla terza corda. No, si era accorto della mossa di sottomissione che stava facendo il suo compagno. Ora però attenzione qui, Nakamura è in pericolo, 2 contro 1. Dice di no Nakamura, ma viene preso però da Bobby. Snap suplex. Attenzione, ecco AJ Styles, ma è sempre un 2 contro 1 qui. Attenzione, Swerve vola e abbatte Nakamura. Evita Lashley. Attenzione qui, presa di sottomissione di Lashley, e c'è AJ Styles, un match bellissimo secondo me, vinto dalla Heart Business. Come è iniziato questo pay-per-view, ragazzi? Bella vittoria per Swerve. Lashley che mettono in cantiere un'altra vittoria importante, soddisfatto tantissimo fuori dal ring MVP, che ha provato ad aiutare, però non in maniera così plateale. In realtà non c'è stato bisogno, perché Swerve e Bobby mantengano ancora le cinture di coppia. Ragazzi, direi che è iniziato col botto, ma andiamo avanti perché ora abbiamo un 3 contro 3, signori. Mariah May insieme alle campionesse di coppia della All Elite Wrestling, ovvero Bayley e Mercedes Moné, contro 8, ragazzi, il nuovo gruppo devastante di Taya Kamitani, la campionessa in carica della All Elite Wrestling, seguita appunto dalle altre due di 8, Momo Watanabe e Blair Davenport. Signori, avevo un match proprio qui, questo 3 contro 3, perché appunto questi protagonisti stanno portando avanti una rivalità in All Elite Wrestling che andrà a risolversi nel prossimo pay-per-view, con Momo e Blair Davenport che vorrebbero mettere le mani sulle cinture di coppia di Bayley e Mercedes Moné. Dall'altra parte Mariah May vuole strappare la cintura a Sai Kamitani, e allora quelli che sono nemici diventano amici. Poi ovviamente nel caso del trio, diciamo, delle americane, di Bayley, Mercedes e Mariah, che americana non è inglese, quindi pessimo termine da usare. E ecco qui Bayley, ragazzi, una delle due campionesse di coppia della All Elite Wrestling, proprio loro che hanno sconfitto one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Bayley. Stavo per dire le Sister of Sin, però ora era la Sister of Sin. Ah, no, le Sister of Sin erano ancora prima. Hanno battuto Asuka e Kairi Sane, le Kabuki Warriors, nell'ultimo pay-per-view, appunto ad Halloween Havoc, e hanno vinto le cinture. Due grandi amiche si sono ritrovate. Vediamo che stanno Bayley è attivissima in Ring of Honor e ora anche in AEW, che è campionessa di coppia.
ex WWE Bayley. Nel frattempo a me è venuto un piccolo languorino, mi mangio una pastiera al pistacchio, non so se vi piace, spero allontano un attimo le cuffie per non farvi sentire io che sbiascio. Ma ecco qui anche Mariah May, ragazzi, The Glamour. And from Boston, Massachusetts, one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Mercedes McKay. And Havoc! Il gruppo fondato e guidato dalla campionessa mondiale della Buona Staia Campani fa questo ingresso. Ragazzi, possiamo iniziare. Scontro costruito nelle ultime puntate appunto di Dynamite. È stata anche una vittoria importante di Mo Watanabe contro Mercedes Moné 1 contro 1. Il match di Hopper ci è sembrato aggiungere qui, giusto? Match, scusate, trio smash. Non dare un match di cartello a Saya Kamitani, mi sembrava, ma non avevo in mente di difendere il titolo mondiale femminile W. Verrà difeso, ricordiamolo, nel prossimo
prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling, che dovrebbe essere Wrestle Dream, oh, questo è Wrestle Dynasty, guardate Wrestle Dream, contro appunto Sasai Kamitani e Maria May. Dall'altra parte Blaine Davenport e Momo Watanabe, gli altri due membri di 8 saranno Bayley e Mercedes Moné. Match che in quel caso sarà valido. Blaine Davenport che abbatte Bayley fuori dal ring. Tempo Mariah May e Sasai Kamitani, coloro che si sfideranno, eccoli qui face to face. Saya, mamma mia, la sciabolata, proprio lo schienamento, 1, 2, se no Mariah May, se ne rientra Bayley sul ring, torna anche Momo, distratissima Sasai Kamitani qui. Body su Mariah May, ragazzi, che continuano a menarsi giustamente le due che saranno poi protagoniste a Wrestle Dream, proprio per più della All Elite Wrestling, con il titolo mondiale infatti, proprio dalla Phoenix Queen a Saya Kamitani. Mariah May, che ricordiamo, è l'unica donna per il momento nella nostra universo ad avere tutti i titoli della divisione femminile IDA, compreso il titolo di coppia insieme a Jamie Hater. Attenzione, 1, 2, si libera da sola Mariah May, ma poi arriva Bayley, Rosa la vuole dal ring, forse per la prima volta quasi no, a parte quando sono andato a menare con Mariah May prima fuori dal ring, verso accanto ai gradoni d'acciaio, però ora l'Out Express su Blaine Davenport, torna Bayley, se ne si vanta Mariah May, oh, vabbè che botta Saya su, ha battuto anche lì, lo schienamento, solo uno, attenzione, Moné, attenzione, la prende Moneymaker, potrebbe essere la fine per 8, 1, 2, Blaine Davenport all'ultimo, resiste,
lo Splint su Momo, schienamento 1, 2 e Momo dice no. Eite sta subendo in maniera importante, attenzione, tentativo di schienamento, no, però interviene subito Mariah May, lestissima. Attenzione Mariah May, carica proprio la sua prossima sfidante per il titolo mondiale, Sani Americani, Mayday. Potrebbe essere la fine, 1, 1 ragazzi, attenzione, schienamento sul viso, 1, 2 e Mariah dice no, ma questo è un grande match ragazzi. Lotta benissimo i due insieme, lottano benissimo anche però Mariah May e le due campionesse di coppia in carica. Da KO, ha dato a Bailey. Proprio lo schienamento, attenzione qui. 1, 2. Bailey ragazzi, continua questo match sfavillante ragazzi tra 8 contro le due campionesse di coppia e Mariah May. Questa è la Phoenix Splash su Bailey a vuoto e nello stesso momento Mariah May ribalta l'offensiva di Blair Davenport. Attenzione, entra Momo Watanabe che abbatte Bailey alle spalle e poi prende anche Mariah May, attenzione. Momo Watanabe e Mariah May ora sul ring. Proprio lo schienamento, attenzione. 1, 2. Momo dice no. Attenzione, Blair Davenport alle spalle di Mariah May, ma no, è velocissima Mariah. No, clinch annullato. Stavolta invece la prende. E poi prova a sottomettere Blair Davenport, Mercedes Moné, attenzione! E cede Blair Davenport, vincano Mariah May e le due campionesse di coppia della All Elite Wrestling, Bailey e Mercedes Moné. Bella vittoria di autostima per loro, una bella botta a vincere questa cornice contro le loro futuri avversari di Wrestle Dream, prossimo evento in pay-per-view della All Elite Wrestling. Che vittoria per loro, delusione e sconfitta per 8, ma comunque grandissimo match, grandissima prestazione da parte di tutte le protagoniste in gioco. Quindi ora possiamo andare al prossimo incontro ragazzi. Per il momento i primi due match sono stati titolati, il terzo no. Ci sono però state due conferme con Cesaro che ha mantenuto il titolo dei pesi massimi sconfiggendo Rey e Mystico, ma anche l'Art Business che ha battuto AJ Styles e Nakamura. Ora abbiamo visto un titolo del CMLL e un titolo delle W e adesso è il momento di vedere un titolo della WWE in palio, il WWE Intercontinental Championship ragazzi, che è ancora tra l'altro saldamente alla vita di Adam Copeland, che sta facendo un regno veramente lungo, anche perché se vi ricordate non vorrei dire una cagata, però mi sembra che a WrestleMania che lui ha sconfitto Bobby Lashley quando faceva parte ancora della WWE, l'ultimo match di Lashley in WWE, se non sbaglio, dovrei andare un attimo a ricontrollare, nel caso scrivetemi nei commenti se qualcuno se lo ricorda. E da quel momento, quindi il primo pay-per-view della prima stagione, che noi iniziamo sempre con WrestleMania, WWE e DW insieme, da quel momento lì nessuno gli ha mai portato via il titolo. E allora vediamo in questo match WWE contro New Japan Pro Wrestling, Adam Copeland contro Kota Ibushi.
E eccoci qui ragazzi, ne ho approfittato degli ingressi di Kota Ibushi prima, lo sfidante direttamente dalla New Japan Pro Wrestling, e la Rated Art Superstar Adam Copeland, il campione intercontinentale WWE. Ho approfittato per andare in bagno. E eccolo, Adam Copeland ragazzi. Ecco la grafica, ci ricorda che questo match è valido per il titolo intercontinentale della WWE, una delle federazioni che il terzo anno consecutivo, insieme alle altre, ha organizzato Wrestle Dynasty. Eccolo qui il Kota Ibushi ragazzi, la Golden Star. WWE Intercontinental Champion Adam Coleman. Carico Adam Copeland ragazzi, un Adam Copeland che ha, parliamo di palmarès, è un ex campione mondiale dei pesi massimi IWGP della New Japan Pro Wrestling, è un ex campione di coppia della All Elite Wrestling insieme a Darby Allin, l'attuale campione di WWE intercontinentale. Direi un palmarès di tutto rispetto per Adam Copeland. D'altra parte Kota Ibushi l'ultima volta l'abbiamo visto stava difendendo il titolo dei pesi massimi IWGP, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, contro Kenny Omega della All Elite Wrestling, ma non è andata bene per lui, infatti ha perso la cintura dei pesi massimi della New Japan, una cintura che ora non è più alla vita di Kenny Omega ma è alla vita di Kazuchika Okada, che ha strappato proprio la cintura Omega nell'ultimo pay per view della AEW, titolo che ovviamente sarà difeso stasera, come è giusto che sia la grande tradizione del titolo dei pesi massimi WGP qui al Tokyo Dome, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, che chiaramente mette stadio, è la maggiore organizzazione qui. Infatti per il terzo Wrestle Dynasty di fila il titolo dei pesi massimi WGP sarà in palio. L'anno scorso ci fu il grande main event, ovviamente era un match con entrambi i titoli mondiali in palio, sia quello delle W sia quello dei pesi massimi WGP, detenuto il primo da Jon Moxley, il secondo da The Great Muta Keiji Muto. Fu un match veramente spettacolare, con vittoria di Moxley che alzò tutte e due le cinture più importanti di All Elite Wrestling e New Japan Pro Wrestling al cielo. Nel primo main event invece, se non sbaglio, sto andando tutto a memoria, forse c'è stata la difesa di Zack Sabre Jr. Contro appunto Kota Ibushi, non forse, mi ricordo il match e mi ricordo anche la vittoria di Zack Sabre Jr. Vediamo stasera. Per tempo questo incontro sta procedendo al meglio, anche se a parer mio è in vantaggio Adam Copeland, ma nel wrestling lo sapete, mai dire mai. This is awesome, c'è il pubblico. Grande occasione per Kota Ibushi per portare in Giappone, siamo già in Giappone lo so, ma lui essendo wrestler della New Japan Pro Wrestling, portare proprio letteralmente il titolo in Giappone, portando il titolo WWE New Japan, cioè il titolo intercontinentale WWE New Japan. Mamma mia, Kota. No, resiste il campione, il canadese Adam Copeland. Attenzione, Kota Ibushi evita Copeland questo tentativo di stomp, un educator.
fuori dal ring, devastante, poi un'altra mossa che spacca. Prova lo schienamento Adam Copeland, solo uno, attenzione Cope, Adam prepara la sua classica spear e va a segno, ragazzi, trenciato in due Bushi, 1, 2, resiste, si dispera Copeland, pensava di aver vinto, attenzione Bushi, bella roba qui, e lo prende, attenzione, ma ribalta tutto Copeland, ha ribaltato un tentativo di mossa finale di Kota Ibushi. Lo colpisce non proprio al 100%, però perché basta per metterlo KO. Prova Ibushi a rialzarsi, ma Cope lo colpisce con un braccio teso, devastante signori, devastante. Mamma mia ragazzi, evita un tentativo di spear e un pele kick, lo colpisce, campione intercontinentale. Ancora Ibushi, non vuole darsi per vinto e ci mancherebbe. Cope e evita Ibushi, ragazzi, sta mettendo tutto se stesso. Kota Ibushi, attenzione qui, ginocchiata da KO, mamma mia che incontro questo, 1, 2, ma Coppa all'ultimo ragazzi, attenzione Ibushi, prova ancora lo schienamento, 1, 2, resiste Coppa ancora, ci crede Kota Ibushi, l'atleta della New Japan Pro Wrestling. Vuol provare una mossa finale su Cop, lo prende e stavolta 1, 2, ma Cop resiste, mamma mia che incontri ragazzi ci stiamo vedendo in questo Wrestling Dynasty. Cioè, sembra davvero il pay per view più importante dell'anno. Dice no, attenzione Cope. Però subisce una serie di pugni. Ancora, serie di gomitate. Attenzione cosa vuol fare? Attenzione, potrebbe essere la fine per Cope. 1, 2, 3. Ragazzi, Kota Ibushi sconfigge Adam Copeland e fa la storia per la prima volta nel nostro Universe Mode. Un titolo WWE, prende la strada della New Japan Pro Wrestling. Incredibile vittoria di Kota Ibushi, l'ex campione mondiale dei pesi massimi WGP. E ora il titolo intercontinentale prende il via della New Japan Pro Wrestling. Vedremo quale atleta della WWE e quando proveranno a riportarlo a casa in America, ma per il momento ragazzi Kota Ibushi ha vinto. Molto bene, allora prossimo incontro, titolo femminile della Ring of Honor in palio, The Empress of Tomorrow, Asuka contro la mera
Thunder Rosa, signori. Qui a Wrestling Dynasty 3. Ring of Honor, Asuka contro AEW Thunder Rosa. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the Ring of Honor Women's Championship. E ecco qui che fa il suo ingresso la campionessa in carica della Ring of Honor, una delle wrestler più vincenti nella nostra Universe Mod. E eccola qui, l'imperatrice del domani, Asuka, signori. Palmarès pazzesco, ovviamente. Lei è ex campionessa di coppia entrambe le volte con Kairi Sane, sia in WWE sia in AEW. Poi in WWE ha vinto anche il titolo femminile degli Stati Uniti, il titolo mondiale. E poi è passata quest'anno, appunto, come abbiamo detto, a Ring of Honor, è riuscita a vincere il titolo della All Elite Wrestling, come avevo detto prima, sempre con Kairi Sane, e ha aggiunto appunto questo titolo che porta alla vita, il titolo più importante della categoria femminile nella ROH, Ring of Honor, lei che ha terminato il regno, il bel regno di Io Sky, sua connazionale tra l'altro. E ecco, dopo la campionessa della Ring of Honor, entra la rappresentante della All Elite Wrestling, la Mera Thunder Rosa. Ed eccola qui, ragazzi, Thunder Rosa, la cicana Thunder Rosa, ex campionessa di coppia della All Elite Wrestling. Tra l'altro lei insieme a Britt Baker sono state le prime campionesse di coppia della All Elite Wrestling. Grandi match poi per Thunder Rosa. Ha avuto però delle delusioni quando ha provato a lottare per titoli singoli della All Elite Wrestling. E allora ci prova oggi Thunder Rosa per il titolo massimo della Ring of Honor. Questo incontro che, diciamo, nei programmi della Ring of Honor è stato abbastanza combattuto tra Thunder Rosa e Asuka, per quanto ovviamente frequenza della programmazione Ring of Honor permettendo, ragazzi. Ecco la grafica, ci ricorda che il match è valido per il titolo. From Tijuana, Mexico, Thunder Rose. And her opponent from Osaka, Japan, the Ring of Honor Women's Champion, Asuka. Inizia molto bene, ovviamente, la campionessa in carica Asuka, ragazzi, che ha tantissima qualità, signori,
Mamma mia ragazzi, che incontro, scusatemi se non ho commentato, ma perché ho avuto un attimo un problema. Però stavo guardando l'incontro e le due si stanno cartellando bene bene, come giusto che sia ragazzi. Veramente per un match valido. Per il titolo massimo della divisione femminile della ROH Honor. Gloria Thunder Rosa evita Asuka. Cazzo di vittoria per Thunder Rosa, potrebbe essere il suo primo titolo singolo nella nostra Universe Mod. Non per tirarla ad Asuka, carità, ci mancherebbe. L'arbitro continua a contare, intima veramente le due entrare sul ring. Attenzione. Attenzione Asuka, prova a sottomettere la mera Thunder Rosa. No, il piede sulla corda, allora per regolamento bisogna interrompere tutto. Attenzione Asuka, toglie il cuscinetto protettivo, probabilmente vorrà crearsi un vantaggio di qualche tipo, anche una distrazione dell'arbitro. Attenzione Asuka. Obliterata ragazzi. Obliterata Thunder Rosa, la sfidante. Trova lo schienamento, probabilmente ora no. Ribalta, qualsiasi cosa stava provando a fare Asuka, ma Thunder Rosa ha ribaltato e attenzione, l'aveva messa proprio a terra, non se l'aspettava Asuka. Ora gli struscia la testa sul ring. Thunder Rosa, Usai Kuni. Questa l'ha sentita forte Asuka. Attenzione, Thunder Rosa è pronta, vuol chiudere il match di questo comeback che sta avendo. La prende, ma Asuka dice no Asuka e ribalta tutto. Dice no la campionessa, prova lo schienamento ora. Sono stanchissime le due, potrebbe finire anche così. E finisce così ragazzi. Asuka sconfigge Thunder Rosa e mantiene il titolo della Ring of Honor, signori. Bel match, però bel match. Bella vittoria per la Empress of Tomorrow. Ci ha provato Thunder Rosa, ha fatto il massimo che poteva fare, ma non è bastato, signori. Continua il regno di Asuka, signori. Tolto no, niente, stavo dicendo una cosa che non era vera. Mi stavo per dire, tolto Nakamura, sia Ibushi che Asuka, le due giapponesi hanno vinto. In realtà poi mi sono dimenticato che poi il match 3 contro 3 con Nate che ha perso, e quindi c'è stata anche la sconfitta per Momo e per Saya Kamitane, Brenda Davenport è britannica. Ma va bene, prossimo incontro, signori, titolo international della All Elite Wrestling, con Usuke Takeshita, ovviamente accompagnato da Don Callis, contro The Ace of the Universe, uno dei wrestler più amati in assoluto in New Japan Pro Wrestling, Hiroshi Tanahashi, signori. Hiroshi Tanahashi, che ormai lo sapete se seguite, diciamo, dall'inizio i nostri eventi interbrand che abbiamo fatto con le varie federazioni nel corso delle stagioni. Hiroshi Tanahashi è uno, diciamo, delle presenze immancabili di questi eventi, soprattutto quando coinvolgano chiaramente anche la New Japan Pro Wrestling. Dall'altra parte con Usuke Takeshita della All Elite Wrestling, membro della Don Callis Family, che ha strappato il titolo a Sami Zayn, diventando per 2 volte campione international. Oggi a S0 della Don Callis Family è andata bene, perché ha mantenuto il titolo dei pesi massimi del CMLL nel match d'apertura
Vedremo se succederà anche da di Alpha Konosuke Takeshita. Ecco qui che fa il suo ingresso lo sfidante direttamente dalla New Japan Pro Wrestling, una che conosce Tokyo Dome veramente non bene, di più di Ace of the Universe, Hiroshi Tanahashi. Eccolo qui ragazzi, carico di Ace. Tanto i Pyros praticamente esplodono dietro alle spalle sullo stage per Hiroshi Tanahashi. Grande occasione per lui. Tanahashi che quando è possibile collabora sempre tantissimo con le federazioni al di fuori della New Japan Pro Wrestling. Lui è uno dei pilastri della New Japan. Carico Tanahashi, è pronto a fare anche la sua classica schitarrata e di Ace. Carico al pubblico, carico lui, grandissima occasione per lui. E ecco che entra ragazzi il campione international nonché membro della Don Callis Family insieme a Kyle Fletcher e Cesaro che abbiamo visto in azione stasera, di Alpha Konosuke Takeshita, signori, che dovrebbe essere accompagnato da Don Callis, come diceva anche la grafica e come io l'avevo messo, ma io non vedo Don Callis, a dire la verità. Ah, eccolo laggiù, ok, perfetto, l'ho intravisto, va bene. Eccolo qui, lui che ha già un palmarès importante, ex campione di coppia della All Elite Wrestling insieme appunto al compagno della Don Callis Family, la protostar Kyle Fletcher, 2 volte campione international della All Elite Wrestling, ricordiamo è il titolo, è il secondo titolo più importante della divisione singola in federazione, solo dietro al titolo mondiale, il titolo massimo, ecco appunto la grafica. Però è anche un ex campione dei pesi massimi del Consejo Mondiale de Lucha Libre, Takeshita. Introducing the challenger from Tokyo, Japan, weighing in at 242 pounds, the Ace! And his Ace opponent Tanahashi. from Osaka, Japan, weighing in at 230 pounds, the All-Star International Champion, Alpha Tank Shaw! E siamo pronti signori, siamo prontissimi. Vediamo il secondo titolo più importante della All Elite Wrestling è in palio. Inizia il match, signori. Cioppona, cioppona. Inizia bene di Alpha Konosuke Takeshita. Oh. Difficoltà, è iniziato veramente difficoltà Hiroshi Tanahashi.
Attenzione, prova un abdominal stretch su Takeshita per sottomettere il campione, ma si libera abbastanza bene Takeshita. Applaude, è soddisfatto, volevo dire. Don Callis fuori dal ring per gran rubone di Don Callis. Quante interferenze esagerate ha fatto per convincere i suoi assistiti quando ha potuto. Fuori dal ring ora Tanahashi fino a subire, meglio Takeshita direi in questo inizio. Ora subisce, attenzione, la presa. Oh. Siamo a 7 e visto che siamo a 7, allora riprendo il controllo di Tanahashi subito perché sennò qui 8, vai, e rifacciamo ripartire il conteggio. Oh no, vabbè, non è sceso ragazzi, non so perché non è sceso. Ma vince per conteggio fuori Tanahashi, però per conteggio fuori ragazzi non passa la cintura. Questo è il match deludente della serata, signori. Sì, anche se è un match che avrà un seguito, signori, perché ci sarà una rivincita. Che lo sapete raga? Che lo facciamo ora? No, non lo facciamo ora. Lo facciamo in futuro ragazzi, però ricordiamo di questo. Peccato per questo match. No, non ho voluto farlo ora ragazzi, se no si perde tutto il tempo che avevamo fatto di questo incontro. Vince Hiroshi Tanahashi per conteggio fuori, non passa il titolo di mano e quindi avremo la rivincita probabilmente a Wrestle Dream tra Tanahashi e Takeshita. Probabilmente sì, signori. Ragazzi, è un gran peccato, però almeno avremo una rivincita e un match sicuro per il prossimo pay per view. Lo so, era meglio in un altro modo. Purtroppo però quando ho premuto il classico tasto per scendere non è sceso, è risalito. Cioè, accidenta a lui ragazzi, Va bene, prossimo incontro ragazzi. Titolo della Ring of Honor in palio, Samoa Joe contro Yota Tsuji, signori. Qui a Wrestle Dynasty 3. Ragazzi, mi scoccia, lo sapete, io poi quando un match non viene come volevo, poi si ripete. Lo sapete, se mi seguite lo sapete. Vabbè, basta, via, non lo ripeto più che si fa una rivincita. È un match come quello, raga, che finisce col conteggio fuori, insomma. Però vabbè, ragazzi, passiamo al prossimo incontro, mentre alla prossima, perché qui dalla New Japan Pro Wrestling, Yota Tsuji, ma se la vedrà contro il campione della Ring of Honor, il qui presente Samoa Joe, The Samoan Submission Machine, ragazzi. Samoa Joe che nell'ultimo pay per view della All Elite Wrestling ha avuto la possibilità di vincere il titolo mondiale delle W contro Jay White, perché comunque aveva vinto a World's End una delle due Battle Royale, l'altra era per la divisione femminile, che ti dava la possibilità di sfidare appunto il campione al pay per view successivo. Non niente da fare per Samoa Joe, però rimane ancora il campione della Ring of Honor, essendo lui uno dei pilastri della ROH. Ma tanto lo sapete raga, il rapporto tra i W e Ring of Honor nella mia Universe Mode è molto flebile, però carico Samoa Joe e entra ora dalla Ring of Honor per questo Ring of Honor contro New Japan. Yota Tsuji, signori, eccolo qui. Uno Yota Tsuji che sembra non avere capelli. Questa ce l'ha capelli?
Non mi dite che c'è ancora il bug del pelato. Eppure io i capelli li avevo rimessi. Vabbè, in ogni caso si vedrà uno Yota Tsuji pelato. Che per chi non lo conosce magari non gli vorrà dire nulla, ma per chi lo conosce anche in real life, lui è proprio il classico leone col capellone lungo, con la criniera, e qui invece si ritrova bald, come Ricochet. Chissà se magari i capelli compaiono all'improvviso, ma eccolo qui Yota Tsuji. Yota Tsuji, la storia che a Yota Tsuji gli scompaiono i capelli, ora vediamo un po'. Comunque va bene. Iniziamo. Attenzione, i capelli sono tornati a Yota Tsuji. Ok. C'è sempre qualche problema col capello lui. Non sempre, ma. Comunque, eccolo qui il titolo più importante della Ring of Honor, della divisione maschile. Introducing the challenger from Yokohama, Japan, weighing in at 227 pounds, Yota Tsuji! And his opponent from Huntington Beach, California, weighing in at 282 pounds, the Ring of Honor Champion, the Samoan Joe! E allora ragazzi, siamo carichi, siamo pronti, siamo qui signori. Questo Samoa Joe contro Yota Tsuji, Ring of Honor contro New Japan Pro Wrestling. Titolo massimo della Ring of Honor in palio. E inizia l'incontro ragazzi. Attacca subito Joe col braccio teso. Con cattiveria decisamente la Samoan Submission Machine. Ha battuto ragazzi, difficoltà per Yota Tsuji in questo inizio. Samoa Joe bello aggressivo, ma ora subisce questa shoulder block. Prova Tsuji a sottomettere con questa camel clutch Samoa Joe, e invece no. Ora sta attaccando Tsuji, sta tornando in partita direi. Ora che va a sbattere contro le corde. Sodo Joe, 1, 2, no. Snap suplex. Attenzione Tsuji. No, sembrava pronto per una Jane Blast, la sua
particolare Spear, che in realtà la sua Spear, niente di particolare. Attenzione, Irish Whip. Body slam su Joe, ora difficoltà per il campione della Ring of Honor, però rotola fuori da ring per prendere un po' di fiato. Certo Tsuchi gli è già addosso. Alza le ginocchia Yota Tsuchi, signori. Vanta Joe. Prende un po' di tempo. Attenzione Tsuchi. Fuori dal ring dove fa più male, ragazzi, dove le mosse sotto missione, lo sapete, lo specifico sempre, sono più devastanti. Attenzione, Coquina Clutch. Ha preso Tsuchi con la sua micidiale mossa di sottomissione. Pericolo Tsuchi. No, riesce in qualche maniera a rompere la presa di Joe. Dà per vinto Yota. Continua a subire l'iniziativa adesso del campione in carica della Ring of Honor, la Samoan Submission Machine, Samoa Joe. No, ribalta tutto qui. Cioppone ancora. Cinque. 6. Non si fa finire per conteggio fuori, ragazzi, mi spiace questa volta. Piuttosto, guarda, mi lancio nel vuoto. E togliti, arbitro maledetto. Va bene, non si è tolto, pace. Volevo fare il lancio, l'arbitro in mezzo, ma va bene così. Serie di colpi ora ha battuto. Joe, se me lo prende. No, testata di Tsuchi. Poi Irish Whip, Chain Blast, la mossa finale di Yota. 1, 2, no, resiste Samoa Joe. Ma Yota Tsuchi è subito all'attacco. Attenzione questo comeback, splash, con schienamento. 1, 2, riesce in qualche maniera. Poi sulla terza corda, mamma mia, una furia on fire adesso Tsuchi. Moonsault, mamma mia, ancora lo schieramento. 1, 2, e resiste ancora Joe, nonostante venendo massacrato questo frangente. Prova a strozzarlo, la cattiveria di Tsuchi sul campione in carica della Ring of Honor. Attenzione, Tsuchi è pronto per un'altra Chain Blast a segno. Potrebbe essere la fine qui. 1, 2 e 3. Yota Tsuchi sconfigge Samoa Joe ed è il nuovo campione massimo della Ring of Honor. Here is your winner and the new Ring of Honor champion, York Tsuchi. Un altro titolo americano, dopo quello intercontinentale che ha vinto Dakota Ibushi della New Japan Pro Wrestling contro Adam Copeland della WWE. Un altro titolo che prende il via del Giappone. Yota Tsuchi è il nuovo campione della Ring of Honor. Finisce il regno di Joe. Che match, che vittoria, ragazzi. A un certo punto veramente Tsuchi
cioè, Eye of the Tiger proprio, cioè, veramente, ha messo proprio, cioè, boh, non lo so, è andata a 1000 all'ora e alla fine ha trovato la vittoria che cercava. E ora ragazzi ci spostiamo nella parte della card dove ci sono i titoli massimi più importanti delle federazioni qui in gioco e iniziamo con il titolo di campione indiscusso WWE, The Undertaker, che anche lui sta continuando questo regno da campione, anche lui perché mi riferivo ad Dan Copeland, ma stasera è finita per lui, quindi attento a Taker. Diciamo comunque sta continuando questo regno da campione massimo WWE, lui che è un due volte indiscusso WWE. Dall'altra parte però avrà la sfida, la grande sfida contro Eddie Guerrero del Consejo Mundial de Lucha Libre, quindi attenzione perché potrebbe prendere il via, sarebbe insomma un po' una mezza umiliazione per la WWE se i due titoli più importanti della divisione maschile prendano vie straniere. Per il momento intercontinentale l'ha preso, ma potrebbe prendere anche il titolo di campione indiscusso. Comunque eccolo qui Eddie Guerrero, lui che carichissimo, come sapete è un ex 2 volte campione dei pesi massimi del Consejo Mondiale, poi ha perso il titolo proprio contro Esisero in un viernes spettacolare e ora ha una grande occasione perché comunque adesso dovrà mettere le mani sul titolo di campione indiscusso WWE e vince. Però d'altra parte abbiamo, non vorrei ripetermi, abbiamo il campione di una federazione più importante al mondo, che fino a un The Undertaker, che comunque già nome basta per presentare la grandezza di un atleta. E quindi siamo pronti per questo interbrand match WWE contro CMLL, perché ora sta entrando con il suo ingresso tipico, il suo suggestivo ingresso in scena, il campione indiscusso WWE, The Phenom, The Deadman, The Undertaker. E eccolo qui ragazzi, è proprio lui, questo suo grande regno da campione indiscusso WWE. Volevo andare a vedere proprio perché mi era venuta curiosità. Aspettate, volevo vedere Undertaker. Allora, WrestleMania aveva vinto o aveva difeso la cintura? Forse l'aveva difesa. Vediamo un po'. Ah sì, Undertaker era campione, sì, aveva difeso la cintura perché Randy Orton aveva vinto la Rumble. Sì, esatto. E l'aveva vinto, ora a questo punto lo voglio vedere perché forse all'Elimination Chamber l'aveva vinta, esatto. Quindi ragazzi, cioè, vi rendete conto, lui è campione indiscusso WWE dalla Elimination Chamber, che è stato l'ultimo pay-per-view WWE che abbiamo trasmesso nel nostro Universe Mod nella seconda stagione, dove infatti eccolo qui, dove il campione era il The Fiend Bray Wyatt e dentro la Chamber c'era appunto The Undertaker che ha vinto, Tetsuya Naito, Bobby Lashley, Gunther e Roman Reigns. Già. Comunque The Undertaker ha fatto il suo ingresso, sempre meraviglioso l'ingresso di The Undertaker. Peccato che per motivi di copyright purtroppo, come dico più volte, ma saprete di sicuro, le canzoni non possono essere riprodotte, si va a perdere tanto durante gli ingressi delle superstar. Potrei ripensare il momento di tagliare tutti gli ingressi. Comunque qui è Eddie Guerrero, carichissimo.
la razza latina è carico, e dall'altra parte il campione indiscusso WWE, The And his Undertaker. opponent from Death Valley, weighing in at 299 pounds, he is the undisputed WWE Universal Champion, The Undertaker! Siamo pronti, signori? Adesso, da adesso in poi, solo i titoli più importanti delle varie federazioni sono in palio. A partire dalla WWE iniziamo il match, signori. Eddie Guerrero contro Undertaker, CMLL contro WWE. Tornado DDT. Mamma mia ragazzi, che inizio di Eddie Guerrero, che inizio della star della federazione numero 1 al Messico, il Consejo Mundial de Lucha Libre. Undertaker in difficoltà per il momento. Undertaker lancia Eddie Guerrero sul ring. Qualche difficoltà da parte dell'arbitro. Ribalta ancora Eddie Guerrero, attenzione. Mamma mia. Attenzione, prova lo schienamento Eddie. Sulle ali dell'entusiasmo, solo uno. Ragazzi, però grossa difficoltà per il campione indiscusso WWE, che ora forse prova di mettere scareggiata, leg drop sul latino hit. Eddie Guerrero prova a svitargli la testa dal collo. Subisce ora Eddie Guerrero. Boom, questa sbattuta. Attenzione. Big boot, centrata la testa di Eddie, ribatta Eddie Guerrero, a vuoto qui, ancora big boot, no, chop, attenzione Eddie, Tres Amigos, forse brainbuster, no, evita Undertaker, viene a colpire Taker, attenzione Undertaker, evita Eddie Guerrero, probabilmente un tentativo di The Last Ride. Mamma mia ragazzi, capisce? Difficoltà per Undertaker davvero in questo incontro in generale. Ha avuto appena questo comeback, poi devastante, perché comunque però continua a colpire. Attenzione, evita ancora Taker, forse era un altro tentativo di brainbuster di Eddie Guerrero, oppure un Tres Amigos, chissà. Sbattuto al suolo, ma Eddie di nuovo in piedi e torna di nuovo a terra. Taker lo solleva con la sua potenza, vola che va a sbattere contro le corde, subisce
il viva la razza di Guerrero. Serie di pugni. Serie di gomitate qui. Attenzione Eddie, prova l'acrobazia, colpisce un questo springboard, drop kick, prova lo schienamento, attenzione qui, 1. Attenzione Eddie Guerrero. Tres amigos. Questa volta il tentativo sembra andare a segno, manca solo il terzo suplex e lo mette a segno. Triplo suplex, prova lo schieramento, attenzione qui, 1, 2, Taker dice no, il campione indiscusso WWE in carica. Attenzione, Taker lo prende, la stride, Powerbomb. 1, 2, no, dice di no. Attenzione, abbassa la pettorina Taker, vuol concludere l'incontro, è il segnale, lo prende, Thompson poi il driver, prova lo schienamento, attenzione qui, 1, 2, e Eddie Guerrero resiste ragazzi, incredibile, dropkick, poi sulla gamba, attenzione, lo prende, prova a trascinarlo, forse voleva preparare una frog splash di Guerrero, Mandetta che si rialza di già, attenzione, nel passo lock, e il passo lock su Taker, attenzione qui, riesce a ribaltare Undertaker con una gran classe, c'è da dire, ma Eddie lo prende ancora, mamma mia, che acidità pazzesca, continua la star del Semelella a colpire, dice no Taker, attenzione qui, big boot a vuoto, ma qui Taker è rimasto in piedi, sta lanciato fuori dal ring di Guerrero. Ragazzi, colpisce sudo, buono, scusate, colpisce duro, colpisce forte di Undertaker. Comunque, allora, in generale Eddie Guerrero è stato migliore, ma poi alla lunga nel corso del match, essendo comunque i colpi di Undertaker molto devastanti, ora siamo decisamente alla pari, signori, a parer mio. Sangue in ancora Eddie Guerrero, potrebbe essere un impedimento in più per vincere questo incontro. No, ancora fa l'errore di prima perché Taker non ricade con questo dropkick basso, ma Eddie Guerrero è abbattuto ragazzi, ginocchiata. Che match questo tra The Undertaker e Eddie Guerrero, WWE contro Semelel, attenzione Taker è pronto, lo prende ancora per la Tombstone, attenzione qui, distrutto anche Taker ma riesce a mettere un braccio, attenzione qui, 1, 2 e 3, ma l'arbitro non ha visto il piede sulle corde signori, l'arbitro non l'ha visto, sarebbe da interrompere, ma Undertaker ha vinto il match, signori. Peccato per Eddie. E allora
poteva permetterlo di Undertaker, non poteva permettere che due titoli della WWE nella solita serata prendevano il volo verso altre promotion, visto che già il titolo intercontinentale è successo con la vittoria di Kota Ibushi della New Japan, e allora ha sconfitto Eddie Guerrero del CMLL e l'ha rispedito a casa, signori. Oh ragazzi, al momento scusatemi, abbiamo visto solo due campioni nuovi, Yota Tsuchi e Kota Ibushi. Ok. Andiamo ora al prossimo incontro. Abbiamo visto il titolo più importante della WWE in palio, quindi ora giustamente vediamo il titolo più importante della All Elite Wrestling in palio. Jay White, signori, che ricordiamo ad Halloween Havoc ha sconfitto Jon Moxley diventando per la prima volta campione mondiale della All Elite Wrestling. Poi si è confermato sconfiggendo Samoa Joe a Halloween Havoc. Scusatemi, mi ero confuso perché ha vinto il titolo a World's End. Perdonatemi, avevo invertito i pay-per-view. E ora difende il titolo dall'assalto di Kenny Omega. Un Kenny Omega che ha perso il titolo mondiale dei pesi massimi contro Okada nel pay-per-view della All Elite Wrestling per l'appunto Halloween Havoc. Però avendo vinto il titolo mondiale, diciamo, un po' per merito, un po' per rincorsa, è in questo incontro. Certo c'è da dire che la stipulazione però potrebbe essere molto pericolosa per Kenny Omega, perché come è accaduto nelle ultime due puntate di Dynamite, intanto eccolo qui The Cleaner, Kenny Omega, come è accaduto nelle ultime due puntate di Dynamite, il titolo è in palio sì, ma lui per le tante occasioni che ha avuto e per tutte le volte che ha perso ha messo in palio la possibilità di andare un domani per il titolo mondiale in AEW se perde stasera. Quindi ragazzi, se perde Kenny Omega non andrà più per il titolo mondiale della All Elite Wrestling, conseguenze pesantissime. Altrimenti Jay White non avrebbe mai accettato di difendere il titolo qui, anche perché non era obbligatorio, in quanto lui aveva già difeso il titolo nell'ultimo pay-per-view della All Elite Wrestling, e per come stava il tutto poteva tranquillamente aspettare Wrestle Dream, ok, per sfidarlo con un'altra sfida, ma Kenny Omega ha il cuore qui al Tokyo Dome per i trascorsi, per tutte le cose che ci sono state. Però ragazzi, se perde, ricordiamo, non potrà più andare per la cintura. No, una, diciamo, spolazione pesantissima potenzialmente per Kenny Omega, che fa bang, e allora vedremo cosa succederà. Nel frattempo entra il campione mondiale della All Elite Wrestling. Dall'altra parte è stato messo il titolo in palio, ma proprio perché c'era la stipulazione che se Kenny Omega perdeva, un'altra delle stipulazioni era che lui non poteva essere diciamo accompagnato a bordo ring dai suoi compari, che probabilmente l'avrebbero aiutato in maniera truffaldina in qualche maniera, Austin e Colten Gunn della Bang Bang Gang, essendo lui il leader di questa stable. Ma eccolo qui, Jay White, andiamo al palmarès. Lui è un ex 2 volte campione WTNT, un ex campione international della All Elite Wrestling e attuale campione mondiale della federazione. Fresco di difesa con successo, ricordiamo, come ho detto prima, contro Samoa Joe, l'ultimo pay-per-view. Dall'altra parte The Cleaner Kenny Omega, ex campione di coppia della All Elite Wrestling insieme a Will Ospreay, ex campione international, ex campione dei pesi massimi ai WGP, che è il più importante della New Japan Pro Wrestling, che vedremo tra l'altro nel main event di stasera, che andrà a chiudere il pay-per-view. Mai riuscito a vincere il titolo di coppia Kenny Omega, è un titolo che sembra maledetto per lui, visto le occasioni che ha avuto, ovviamente meritate, non è che se le ha avute regalate ragazzi, però quando poi è andato a fare il match titolato ha sempre preso anche i match a più perso. Da qui la stipulazione, quindi c'è tanto in gioco, non solo il titolo mondiale stasera. Eccolo qui, The Cleaner Kenny Omega. And his opponent from Auckland, New Zealand, weighing in at 223 pounds, the All-Star World Champion, The Switchblade, Jay White.
leader della Bang Bang Gang, che non è Gang Bang, gang, ma è Bang Bang Gang, ok? Solo che Omega lo guarda, sa che potrebbe essere l'ultima volta che lo vede da così vicino, almeno in All Elite Wrestling. Questo, ragazzi, se vuole andare per il titolo potrebbe anche essere costretto a cambiare federazione, chi lo sa. Se perde, allora parte Jay White è pronto. E siamo pronti anche noi, ragazzi, per questo incontro con una posta in gioco altissima. Inizia Jay White, porta le corde, attenzione. Serie di colpi. Inizio combattuto, ragazzi, tra Jay White e Kenny Omega. Oh, fuori dal ring, ragazzi, al momento il campione carica mi sembra più avanti, signori. Sta Kenny Omega. Vai Jay White, rialzalo e poi... lo so, ragazzi, però devo osare. Non voglio assolutamente dopo Takeshi da Tanahashi che finisca tutto così. Quindi prima del tempo, vai, può ripartire il tutto. Può vantare anche Jay White. Ancora una volta. Dice vai, come on. Oh vai. E ridò il controllo ai partecipanti. Omega colpisce, attenzione, standing moonsault, neanche uno, attacca Omega, e colpi, ma ribalta Jay White. Sente molto la pressione Kenny Omega, non potrebbe essere altrimenti, perché come ho spiegato prima è molto più che un match del titolo. Uno come lui che non va, potrebbe andare più per il titolo mondiale in caso di sconfitta, chiaramente. Dall'altra parte potrebbe invece diventare per la prima volta campione mondiale di una cintura che sembra maledetta per lui, appunto da arrivare a questa situazione che vediamo oggi. Subisce ancora Jay White, difficoltà Omega che subisce, ma Omega, attenzione, ribatta qui. Cosa fa Omega? Attenzione, un po' indeciso, ma Jay White era stunnato. Oh, bella roba qui, pura carrana di Kenny Omega. Se ne lo prende. Uno, due. E c'è White, dice no, buon momento per Kenny Omega adesso, per lo sfidante. Pugno, evita qui. Testa che va a sbattere contro l'angolo. Prova, attenzione, una manovra di sottomissione. Non vale fuori dal ring, ma fa male, signori. Fa male. Ribalta Omega. Sì, si libera, riesce a liberarsi. Pugno su White. I due hanno anche grandi legami con questo stadio. Jay White, ma soprattutto Kenny Omega.
lo porta dentro il ring Kenny Omega. Se ne risale Jay White. Oh, sbattuto al tappeto. Attenzione Omega. Attenzione, forse carica, attenzione Bang. V-Trigger. E sanguina Jay White. Attenzione qui. 1, 2. Dice di no Jay White. Si dispera Kenny Omega. Pensava di vincere. Clinch. Ribalta Jay White. Dice di no Omega. Anche Jay White. Ribalta. Mamma mia ragazzi, che intensità in questo incontro. Attenzione Jay White. Sulla terza corda. Vuol chiudere il match. A vuoto. Questo è il elbow drop. Attenzione Omega si gasa. Lo prende, attenzione. One Winged Angel. No, ribalta Jay White. Il tentativo di mossa finale di Kenny Omega, ragazzi. E l'attenzione, toglie il cuscinetto protettivo. Vorrà approfittare di una distrazione. Attenzione Jay White. È pronto per una... Lo prende. Attenzione! Chi è a casa adesso mal pianca se stesso perché l'arbitro è distratto. L'arbitro è distratto ragazzi, ma è stato proprio Jay White a rimuovere il cuscinetto. Attenzione, vediamo se questa distrazione sarà utile per salvare. Neanche uno, ragazzi, Jay White si è fregato da solo. Si è fregato le sue mani Jay White qui. Una distrazione che lo avvantaggiava, invece ha creato una distrazione che lo ha penalizzato. Attenzione Omega. Scambio di pugni qui, c'è tutto l'orgoglio dei due contendenti. Cambio di cortesie. Sanguina anche Kenny Omega, sanguinano entrambi in questo incontro valido per il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Ciopona. Ed è Jay White che vince. Attenzione, è pronto per un'altra Blade Runner, potrebbe essere quella decisiva. Lo prende a segno. Ragazzi, potrebbe essere la fine. 1, 2, Kenny Omega resiste. Via. Attenzione, è pronto una Blade Runner. Se va a segno è finita, è la terza ragazzi. Lo prende. È finita, signori, è finita la Blade Runner. È finita qui, è finita. Non può alzarsi. 1, 2, 3. Jay White sconfigge Kenny Omega e mantiene il titolo mondiale della All Elite Wrestling, mentre Omega non potrà più andare a vita per il titolo mondiale non ce l'ha fatta neanche questa volta, come avevo detto. D'altra parte è la cintura maledetta. Omega ha dato tutto per tutto anche questa volta, come tante altre volte, ma non ce l'ha fatta. Jay White è ancora campione e lui non potrà più andare per il titolo mondiale, signori. Che finale! Comunque è un match veramente incredibile. Tuttavia Kenny Omega dovrà ora fare i conti con quella che è stata la sua decisione. Allora ragazzi, mancano gli ultimi 3 incontri e ora è il momento di 2 match consecutivi che saranno validi per il Triple Crown Championship. Ragazzi, ritornano i titoli Triple Crown, i prestigiosissimi titoli Triple Crown, che come avevo anticipato nella scorsa stagione quando abbiamo fatto il Triple Crown World Tournament, questo torneo tra i migliori wrestler delle 5 federazioni, tra l'altro presenti in questo pay-per-view Wrestler Dynasty, il grande torneo a giro per il mondo tra Tokyo Dome, America, Messico, insomma, che se non l'avete visto raga vi consiglio di andare a recuperare nella playlist dedicata alla scorsa stagione, quindi la seconda stagione, la 2025-2026, che ci sono state le 5 notti, primo turno, poi arrivare alla finale, con anche dei match titolati nel mentre come riempitivo tra virgolette, perché sono stati grandi incontri. Comunque, Triple Crown Women's Championship, come sappiamo questi titoli
sono titoli da torneo, vengano però difesi nelle occasioni più importanti, tipo Lean, WrestleMania, Dynasty, SummerSlam, insomma. E adesso Mayu Iwatani della New Japan Pro Wrestling, che è diventata campionessa Triple Crown, sconfiggendo la vincitrice del primo torneo, Rhea Ripley, che all'epoca era in WWE, adesso è in AEW, e lei è rappresentante della New Japan Pro Wrestling, che ha sconfitto Rhea Ripley a WrestleMania e gli ha tolto il titolo. Dall'altra parte la commissione che gestisce il Triple Crown Championship stavolta, proprio come ha fatto per WrestleMania, ha scelto un atleta della New Japan Pro Wrestling per sfidarsi contro Rhea Ripley. Questa volta ha scelto un atleta dell'AEW ed è proprio The Toxic Spider, Tekla, lei che ha fatto uno dei migliori regni nel nostro Universe Mode, insieme a quello di Mariah May come campionessa mondiale AEW. Un regno è finito proprio contro l'attuale campionessa Saya Kamitani. Un Hell in a Cell match che è stato una roba veramente spettacolare. Quel pay-per-view che ha avuto gli ultimi 2 match vari di titoli mondiali maschili e femminili, 2 Hell in a Cell match. E insomma è stata scelta proprio lei, la Toxic Spider Tekla, grande responsabilità, lei leader delle Sister of Sin, questo trio, ok? E ecco che entra The Icon, la campionessa non solo della New Japan Pro Wrestling, come vedete cintura alzata, ma anche appunto la campionessa Triple Crown, titolo che sarà messo in palio stasera. Mayu Iwatani, una delle migliori wrestler in assoluto nel panorama nel nostro Universe Mode. Carica la doppia campionessa. Una Mayu Iwatani che, ragazzi, è campionessa della New Japan Pro Wrestling veramente da una vita, perché se vi ricordate fu proprio lei che riuscì a sconfiggere, proprio tra l'altro in quei giorni del torneo che vi dicevo prima, del Triple Crown World Tournament, è riuscita a sconfiggere proprio Becky Lynch, che in quel momento stava tenendo in ostaggio da wrestler dell'AEW il titolo della New Japan Pro Wrestling, il titolo che è ritornato in federazione. Da quel momento Mayu Iwatani non l'ha più abbandonato. Ed ecco qui il titolo Triple Crown. Poi avremo anche il match successivo, valido per il Triple Crown maschile. Introducing the challenger from Vienna, Austria, Tekla. Nessuno ad accompagnarla, perché le regole del Triple Crown quando il titolo è in palio è che nessuno deve essere a bordo. The Triple Crown Women's Champion and the International Wrestling Grand Prix Women's Champion, Mai Tama. Mayu Iwatani carichissima. Tekla dà un'occhiata alla tratta della Volley 3. Cintura avanzata al cielo, una cintura prestigiosissima che vale quanto titolo mondiale, ragazzi, io l'ho detto. Infatti il momento l'albo d'oro recita Rhea Ripley come prima campionessa, nonché ovviamente prima vincitrice del torneo Triple Crown. E poi il titolo è passato di mano a Mayu Iwatani a WrestleMania quest'anno. Ragazzi, inizio meraviglioso per Mayu Iwatani. Grossa difficoltà per Tekla. Una Tekla comunque abbiamo visto fare dei match incredibili, il grande regno, campionessa.
Poi ovviamente successivamente la giusta pausa dopo aver perso il titolo contro Seiya Mitani. Fino a un certo punto però, perché è vero che a Dynamite non l'abbiamo più vista lottare dopo, però è stata una delle partecipanti della Battle Royale femminile di World's End. Non l'ha vinta, però. Una Battle Royale femminile che fu vinta a World's End da Rhea Ripley, una Rhea Ripley che però esattamente come Samoa Joe, che aveva vinto la Royal Rumble a 20 persone, era 20 persone, che ti dava la possibilità di andare per il titolo mondiale a appunto Halloween Havoc, esattamente come Samoa Joe hanno perso tutti e due, chiaramente Rhea Ripley contro Seiya Mitani e Samoa Joe contro Jay White, che tra l'altro si è riconfermata anche stasera, ragazzi, dicendo Kenny Omega. Davvero chissà cosa farà ora Kenny Omega, che non potrà più andare per il titolo mondiale della All Elite Wrestling, signori. Mayu ora subisce l'iniziativa dell'austriaca, la Toxic Spider, Tekla invece ribalta ancora Mayu, la classe incredibile della Iwatani, trova ora lo schieramento su Tekla, attenzione, 1, no, chiaramente scelta Tekla perché effettivamente con quel regno è stata davvero la migliore che si poteva scegliere per WrestleMania, poi anche perché è lì che Tekla ha vinto un titolo mondiale, se vi ricordate, a WrestleMania contro Giulia. Super kick su Mayu, ragazzi. Oh, attenzione, è pronto per la puntura del ragno. Ribalta in una cutter Mayu Iwatani, mamma mia, spettacolare, spettacolare. E poi Mayu prende, no, ribalta anche Tekla, signori. Ribalta anche Mayu, serie di ribaltate, mosse contro mosse. Powerbomb. Calci. Oh. Attenzione Mayu. Viene colpita da questo crossbody fuori dal ring di Tekla. E ancora sposta fuori dal ring il confronto. Mayu prova a strangolare Tekla usando le corde, prendendosi delle corde, incredibile, mamma mia che calcione. Poi Mayu, attenzione, difficoltà grosse per Tekla, dell'atleta della AEW. Attenzione Mayu sulla terza corda, mamma mia, potrebbe essere la fine per Tekla. 1, 2, no, dice no Tekla. Fino a subire però l'iniziativa della campionessa sia della New Japan che Triple Crown, invece ora ribalta Tekla, no, attenzione, ribalta anche Mayu, la prende, attenzione qui, una
una GTS, 1, 2, Tecla, ancora resiste, incredibile. L'orgoglio dell'austriaca era finita qui, ragazzi. Attenzione, Mayu che ha fatto questa cosa, non si sa, era decisamente fuori traiettoria. Superman Punch, e poi attenzione Mayu, calcione, è finita, ragazzi, è finita. 1, 2 e 3. Mayu Iwatani della New Japan Pro Wrestling sconfigge Teka della All Elite Wrestling ed è ancora campionessa Triple Crown. And still Triple Crown Women's Champion, Mai Tama. E vince Mayu Iwatani, grande match contro Tecla, vince la rappresentante della New Japan Pro Wrestling, che allora la prossima volta che vedremo il titolo Triple Crown femminile in palio esattamente come quello maschile sarà nel prossimo pay per view più importante, signori, che abbiamo in vista, ovvero AEW All In. Ragazzi, allora è il momento, abbiamo visto il titolo Triple Crown femminile, ora è il momento del titolo Triple Crown maschile con il Tribal Chief Roman Reigns, il campione in carica che difende della WWE, che dipende dall'assalto di The Great Muta Keiji Muto della New Japan Pro Wrestling, signori, qui a Wrestle Dynasty 3, signori. Questo si potrebbe dire che in questo Wrestle Dynasty c'è stato un triple main event, da Mayu Iwatani Tecla a questi qui, veramente abbiamo proprio i titoli più importanti. Però ragazzi, diciamo, tanto per dire, Roman Reigns, che proprio come Mayu Iwatani ha vinto il titolo Triple Crown a WrestleMania, stando sempre chiaramente la WWE contro MJF della All Elite Wrestling, un MJF che ha vinto quindi il torneo inaugurale proprio come ha fatto Rhea Ripley. È stato interessante perché ci sono una vittoria per la WWE e una vittoria per la AEW. Ma va bene, eccolo qui, The Great Muta Keiji Muto dalla New Japan Pro Wrestling, proprio lui che è un ex 2 volte campione mondiale dei pesi massimi IWGP, grande stile il suo per Keiji Muto scelto dalla commissione, proprio come è stata scelta Tecla dell'AEW, scelto dalla commissione per andare per questa cintura Triple Crown. Quindi chissà, potremo, se vince The Great Muta entrambe le cinture Triple Crown, sono andate alla vita di atleti della New Japan, chissà, potrebbe accadere, sarebbe una cosa abbastanza degna di molto rispetto e ammirazione per la New Japan Pro Wrestling, proprio qui al Tokyo Dome, poi sarebbe ideale. Ma banda alle ciance, perché The Great Muta ha fatto il suo ingresso e quindi ora è il momento del campione in carica Triple Crown, il Tribal Chief di OTC, Roman Reigns. Eccolo qui, ragazzi, è proprio lui, Roman Reigns, che tra l'altro è anche un ex campione indiscusso WWE. Durante, se vi ricordate, la prima stagione. Poi l'altra grandissima vittoria l'abbiamo avuta a WrestleMania, lui grande pilastro della World Wrestling Entertainment. Ecco qui che alza il dito, il simbolo della Bloodline.
Si prende il suo tempo come sempre Roman Reigns, il campione Triple Crown, pienamente nel suo stile, solamente uno dei match più attesi della card, come in realtà ci sono stati tanti. Io raga, ora vediamo sto match, vediamo il main event, sono veramente divertito per l'ennesima volta, in 3 edizioni abbiamo fatto, a commentare Wrestle Dynasty, perché mi piace proprio tutto, mi piace l'idea dello scontro tra wrestler di federazioni diverse, mi piace l'idea di evento super importante, mi piace l'atmosfera e la location al Tokyo Dome, insomma c'è tutta una serie di robe, mi piace il ring, mi piace tutto di Wrestle Dynasty. Davvero, mi avevo detto anche all'inizio, è uno degli eventi che più mi diverte a commentare. Fatemi sapere nei commenti, sono curioso se anche per voi è lo stesso. Ovviamente mi riferisco a chi magari ha visto gli altri Wrestle Dynasty, oppure in generale è uguale, anche se è il primo che vedete. Fatemi sapere un'idea, se vi piace o no il concept, che quest'anno è arrivata alla sua 3ª edizione. E avanza ancora Roman Reigns con la sua classica, come ho detto prima, si prende il suo tempo e se ne prende davvero tanto. Batte Undertaker per la durata degli ingressi, non c'è male assolutamente, specialmente quando è campione, che non sa come mai ma si allunga l'ingresso. Accolto dai fischi Roman Reigns oggi qui a Tokyo. Dicevo, Wrestle Dynasty, purtroppo l'unica pecca, vabbè lo dico per l'ultima volta, lo sapete ragazzi, quando succede lo ripeto più volte perché mi dispiace quando può succedere, peccato solo per Takeshi da Hiroshi Tanahashi, è la vera delusione della serata, perché comunque, oddio, allora lì per lì quando era durato ok, finché è durato ok, ma poi è finito per conteggio fuori e vabbè l'unica cosa positiva è che avremo una rivincita, però vabbè, cioè positiva, si poteva vedere qui il match, quindi comunque ecco Roman che alza la sua cintura Triple Crown, continua ad esplodere i fuori d'artificio per il Tribal pilastro della WWE. Nel frattempo Great Muta sta aspettando a braccia incrociate, lui non vede l'ora di menare, mi immagino il suo stato emotivo in questo momento, questo ingresso diciamo a velocità lumacone per Roman Reigns. Ma ora signori, siamo finalmente pronti per questo match. Ecco la grafica, solo Triple Crown maschile in palio. Introducing the challenger by way of Tokyo, Japan, weighing in at 231 pounds, the Great Muta! Carico Muta. And his opponent from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, the Triple Crown Champion, Roman Reigns! Carico Roman Reigns. Io vado a bere un attimo d'acqua perché ragazzi sapete commentare poi mi viene il pastone poi. Va bene, arrivo subito.
Ok, rieccomi raga per commentare questo match valido per il titolo Triple Crown tra Roman Reigns e Great Muta. Ovviamente importantissimo qui in Giappone di Great Muta. Si conta qui, c'è stato il mio intervento. Crossline ha battuto Great Muta in difficoltà il rappresentante della New Japan Pro Wrestling. Al momento ricordiamo solo se sbaglio, tanto sangue di Great Muta. Solo 2 titoli sono passati di mano su Wrestle Dynasty. Giusto, raga? Vero? Oddio, raga, ma è venuto un lapsus. Mi è venuto un lapsus, dopo controllo perché non me lo ricordo in questo momento. Ah, vabbè, il titolo intercontinentale WWE con Kota Ibushi che ha vinto. E poi qual era l'altro titolo, raga? Ah, giusto, il titolo della Ring of Honor con Yota Tsuji che ha battuto Samoa Joe, raga. Avevo un attimo un lapsus per il caldo. Attenzione! Roman Reigns che per il momento devo dire sta facendo una prestazione davvero monster, cioè difficilmente l'ho visto così in difficoltà Great Muta nelle poche occasioni e l'abbiamo visto perché chiaramente lui Spear, sto dicendo lui rappresentante fedelissimo della New Japan. 1, 2, oh ragazzi, dice no Great Muta, ma ragazzi Roman Reigns boh, non lo so cosa ne pensate voi, ma mi sembra se lo sta mangiando The Great Muta. Se è una senza corda la vuol chiudere così probabilmente, ma poco. Ribalta tutto Roman. Ragazzi, Roman con questa prestazione sta facendo quasi venire il dubbio alla commissione se è stato scelto il tipo d'avversario giusto, perché Great Muta vuole smentire le critiche. Deve riuscire a trovare un'offensiva un attimino più calibrata Great Muta, perché sta attaccando un po' a casaccio, un po' dovunque, un po' alla gamba, un po' al braccio, un po' al corpo. Dovrebbe massimizzare i danni come sta facendo Roman Reigns d'altra parte. Togli il cuscino protettivo Muta e Roman ragazzi l'ha punito perché gli ha fatto la whip proprio sul ferro esposto del cuscino e lui l'aveva rimosso. Attenzione, il mist, ragazzi, perfetto, perché Muta gliel'ha spuzzato in faccia proprio quando l'arbitro era girato, non l'ha visto. E poi Muta Kinshasa con lo schienamento con Roman Reigns con la faccia tutta blu per colpa del mist. E Roman dice no ragazzi, che Muta sta uscendo fuori, attenzione, va per il volo e abbatte Roman.
Superman Punch fuori dal ring, ragazzi, su Great Muta, l'ha colpito proprio in pieno il suo Superman Punch. 6 di pestoni sul braccio, pugna ancora, furiato Roman Reigns. Ragazzi, sta per il momento sotto superiore. Oh, sta che va a sbattere, resta già sanguinante, che va a sbattere contro il paletto, paro paro, pieno pieno. Wow. Mamma mia, spinning kick. Attenzione Muta, ribalta Reigns. Prova lo schienamento ora, è stanchissimo Muta. Dice no però. Spera Roman. Attenzione, la powerbomb. Oh, sit down powerbomb, devastante. Non si sa bene cosa succederà adesso. Attenzione, back suplex. Testa che va a sbattere. Boom. Boom ancora. La tenuta alla lunga. Sta riprendendo Roman, ma ancora non ci siamo e viene steso da questa headbutt. Va a svitare la testa. Ok, vai. Ah no, non volevo un altro Hiroshi Tanahashi Takeshi, dai, col colpo c'è fuori. Se ne Roman. No. C'era proprio una spear, forse no. Se ne lo prende. Sì. Subisce Great Muta. Sono sulla terza corda. Però si rialza Muta, attenzione. Ha battuto però, flying cross line. Oh, spear, tranciato un 2. Potrebbe essere finita per Muta. 1, 2 e 3. Roman Reigns sconfigge The Great Muta della New Japan Pro Wrestling e mantiene il titolo Triple Crown, signori. Bella vittoria per Roman Reigns, meritata, senza dubbio meritata. Comunque ha dato tutto quello che poteva a un certo punto, ha pagato un inizio disastroso di match, è stata careggiata tardi alla fine Muta. Roman Reigns vince e mantiene la cintura. E questo Wrestle Dynasty per il momento è proprio più che sorride ai campioni, perché la maggior parte dei campioni hanno mantenuto il titolo, come potete vedere anche qui nella grafica. E come dicevamo prima, solo Yota Tsuji ha vinto il titolo contro Samoa Joe della Ring of Honor, e poi Kota Ibushi che ha strappato il titolo intercontinentale WWE a Adam Copeland. Poi c'è stato questo match che purtroppo ha vinto Tanahashi, ma il titolo non è passato per conteggio fuori. E allora ragazzi, salutiamoci con questo ultimo incontro main event, match finale sarebbe da dire, perché io questo Wrestle Dynasty 3 lo considero come un triple main event, considerato anche i 2 Triple Crown Championship, ma giustamente il titolo IWGP, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, giustamente è in palio e giustamente è uno dei match di ultra cartello.
qui al Tokyo Dome, come vuole anche la tradizione. Kazuchika Okada, il Rainmaker della All Elite Wrestling, contro Tetsuya Naito della New Japan Pro Wrestling, ragazzi. Tetsuya Naito che ha da pochissimo lasciato, da pochissimo no, però da poco lasciato la WWE. Lui è stato per 2 anni e qualche mesettino, un paio di mesettini, pilastro, diciamo uno dei main event della WWE. Lui che è un ex 2 volte campione indiscusso della federazione, quindi adesso è tornato in New Japan Pro Wrestling, ma ora ragazzi siamo pronti. Ultimo match di Wrestle Dynasty 3 per concludere giustamente e dare il main event più familiare possibile al pubblico, anche qui gran parte nipponico. Eccolo qui Tetsuya Naito, che da poco è ritornato in New Japan Pro Wrestling, lui che era già in New Japan prima del suo arrivo in WWE, e c'è stato 2 stagioni piene in federazione. Abbiamo detto grande soddisfazione, perché allora ci dovrei pensare un attimo in questo momento, però mi sembra che Naito ha il... è che stavo pensando se c'è stato un 3 volte campione WWE, ma mi sembra di no, mi pare di no. No, lui ha il record che comunque condivide con Undertaker, Cody Rhodes, sto pensando in questo momento, mi sembra che ce n'era un altro, ragazzi, però non me lo ricordo. Vabbè, comunque insomma avanza Mister Tranquilo come sempre. Tetsuya Naito, grande occasione per lui per riportare il titolo massimo della New Japan Pro Wrestling in federazione. Abbiamo visto già chiaramente stasera 2 titoli di altre federazioni prendere il largo. Tra l'altro entrambe in direzione New Japan, sia il titolo WWE intercontinentale che quello della Ring of Honor. E ora vedremo, forse, chissà, il titolo che torna a casa, forse no. E eccolo qui il Rainmaker della All Elite Wrestling in questo AEW contro New Japan, match finale di Wrestling Dynasty 3, il campione mondiale dei pesi massimi IWGP, Kazuchika Okada, ragazzi. Palmarès incredibile per lui che ha il record insieme a Jon Moxley, ha vinto per 3 volte il titolo mondiale della AEW, tra l'altro è anche 2 volte campione international. Okada, anche ex campione dei pesi massimi del Consejo Mondiale della Lucha Libre e attuale campione IWGP. Quindi cioè parliamo, ok ragazzi, di un 5 volte campione mondiale nella nostra università, 3 volte campione mondiale W, una volta campione mondiale SMLL, una volta campione mondiale della New Japan Pro Wrestling. E allora ragazzi, con la grafica che ci ricorda per cosa è valido questo match, siamo pronti. Parola al ring announcer per Tetsuya Naito contro Kazuchika Okada. Introducing the challenger from Tokyo, Japan, weighing in at 225 pounds, Ted Nate. And his opponent from Tokyo, Japan, weighing in at 232 pounds, the International Grand Prix World Heavyweight Champion, Okada. Titolo che viene alzato al cielo. Bello da dire che questo match è valido per il ricordo di massimo. IWGP può iniziare Kazuchika Okada il campione contro lo sfidante
Tetsuya Naito. Ragazzi, è iniziato con davvero un bel ritmo, con Atomic Drop. Colpisce Okada, però è in vantaggio sul suo avversario Tetsuya Naito della New Japan. Squascione. Naito prova in qualche modo, perché per il momento Okada mi sta sembrando superiore rispetto all'avversario. Parecchio in difficoltà Naito. Attenzione, per tornare Rainmaker, no, ribalta Naito a vuoto qui. Drop kick a vuoto. Attenzione, Oh, neckbreaker. È sul collo, è sulla testa, si deve concentrare sul lavorare al meglio, massimizzare i danni e ribaltare un po' la situazione. Infatti mi sta dando ascolto. Colpo, anche Naito colpisce. Atomic Drop e Body Slam. Braccio teso, va colpo, alza le ginocchia, ragazzi, ha battuto però. Perché ha ribaltato un secondo tentativo di Rainmaker. È un festino. 1, 2. Ragazzi,
Avevo detto io, ha ribaltato completamente, cioè ha ribaltato la situazione, ha pareggiato la situazione Naito. Se lo prende backdrop, serie di colpi. Spinebuster, 1, 2, no, troppo. Colpire, affrontare il campione, attenzione, questo è un altro destino, guardiamo Naito evita con tutti i cattivi di Rainmaker, di Okada, destino, segno, posizione alla fine, 1, 2, no, resiste Okada. Che match qui tra Naito e Okada, questo main event di Wrestle Dynasty 3, uno dei 3 main event di questa edizione. Okada lo prende, prova a sottometterlo, attenzione, riesce a liberarsi in qualche maniera Naito, che è in difficoltà, molto in difficoltà adesso. Calcio lo respinge però. Scambio di pugni qui. Ora Enziguri kick di Naito. Ora Naito. Attenzione a questo punto per un avvitamento incredibile, eccolo, potrebbe essere finita. 1, 2, che match ragazzi, incredibile tra Okada e Naito. Rainmaker a segno. 1, 2 e Naito resiste, mamma mia, che match, che main event. Tra l'altro Naito spurga sangue ovunque, è macchiato sul corpo. Attenzione, una pile driver rotante, dovrebbe essere la fine, rope break, il piede sulla corda, si salva ancora Naito. Ma Okada è pronto per una Rainmaker, forse per la finale, lo prende e lo centra in pieno. Poi prova a trascinarlo al centro ring per provare lo schienamento, provano Okada, 1, 2 e 3. Kazuchika Okada dell'AEW sconfigge Tetsuya Naito della New Japan Pro Wrestling e mantiene il titolo IWGP dei pesi massimi. International Grand Prix World Heavyweight Champion Kazuchika Okada, signori, pazzesco match per concludere questo Wrestle Dynasty 3. E io sono immagine di una Okada che festeggia. Io vi saluto e spero vi sia piaciuto il video. Io mi sono divertito, fatemi sapere nei commenti, ovviamente ragazzi, come sempre. Ci vediamo a un prossimo appuntamento. Grazie per essere stati con me fino a questo punto. Alla prossima.